Pullman, i ragazzi della Veratur ci hanno accolto, le valigie le porteranno direttamente loro. Ora ci stanno consegnando le chiavi della stanza e le danno le prime indicazioni. All'arrivo bisogna pagare la tassa di soggiorno che equivale a 35 euro. Villaggio molto nuovo, questa è la nostra camera 2046, questa è la chiave, basta avvicinarla, premere, come al solito va sempre inserita qui per avere l'energia elettrica. Qui si posano le valigie, facciamo già un rapido room tour, abbiamo 2 bottiglie d'acqua e la camera devo dire che è molto molto bella. Qui c'è l'armadio, cassaforte, davvero mi sta piacendo già da subito. Divano, TV, balcone, diamo un'occhiata dopo al balcone, voglio vedere prima il bagno. Qui c'è il climatizzatore, andiamo rapidamente nel bagno a dare un'occhiata. Abbiamo una grande doccia, i teli da bagno, addirittura qui ci sono gli altri teli da bagno, abbiamo il bidet per chi è affezionato appunto a questo accessorio, phon, e qui abbiamo un dispenser, non vedo, ecco, sì, qui abbiamo l'altro dispenser nella doccia. Allora andiamo a vedere adesso dal balcone, l'uscita dal balcone. Questa porta deve essere sicuramente una porta chiusa comunicante qualora diciamo si avessero altri amici o una famiglia un po' più allargata. Vediamo come si apre, deve aprirsi in questo modo qua, si sente già l'animazione. Quindi qui abbiamo un balconcino che dà sulla piscina, lì in fondo abbiamo la spiaggia e tavolini, devo dire molto grande, se non erro sono circa 300 camere. Questo è il primo break, giusto per conoscere un po' l'ambiente. Siamo venuti in un ristorante che ancora non ho capito come si chiama e al self-service siamo arrivati da pochissimo in albergo e quindi giusto per stuzzicare la fame e capire i sapori come sono. Abbiamo preso un po' di acqua pizzante. Siamo appena arrivati in camera e ci hanno portato della frutta fresca appena tagliata, spostata in giardino nel nostro terrazzino privato. Ci mangiamo la frutta, sono le 7, siamo stati in spiaggia, abbiamo fatto un primo giro di perlustrazione per capire qualcosa. Quindi questo sembra che sia il ristorante, quello asiatico, il Sakura. Poi lì sotto c'è un altro ristorante quasi sempre aperto, chiude soltanto in pochissime ore. Quello che vedete lì in fondo, quello lì in legno sulla spiaggia, si chiama con la M, ancora non ho memorizzato tutti i nomi, scusatemi, ma sono un po' stordito ancora. Questa è la piscina in versione serale, siamo in attesa che si liberi qualche tavolo al ristorante per andare a cenare. Siccome è l'orario di punta in questo momento, quindi c'è pienissimo, abbiamo pensato di fare un giretto qua intorno alla piscina. Questo è il ristorante Morna Beach, si trova praticamente sulla sabbia, lì di fronte adesso non si vede ma c'è il mare. È uno dei ristoranti a buffet a pranzo, mentre la cena bisogna prenotarlo con largo anticipo, pure ci hanno detto i ragazzi, in quanto abbiamo soltanto una cena a disposizione nella nostra settimana prenotata. Questa sera al buffet abbiamo cozze, salsa che non so cosa sia, tantissimi gamberi, questi non so cosa siano, penso sia sempre qualcosa a tema pesce, e questi pure sono dei craca, sembrano dei tipo un po' ostrichi. Ho visto prima uno che si dimenava a tirarle fuori con una specie di uncino. Questo è il buffet serale di uno dei tanti ristoranti che ci sono qui all'Oasis. Da questa parte abbiamo numerosi tipi di pane a tutti i gusti, cereali, cornetti vuoti, pieni, tagliati a fette. Si possono scegliere anche delle paste. Questa parte non ho capito, c'è un po' di dolce e un po' di fritto. Queste sono delle frittelle, dolce al latte, dolce di cocco, quindi questo lo prenderò, torta all'ananas, e poi subito a fianco c'è spezzatino quella
non mi intriga tantissimo. Questi sono pezzi di pesce, patata dolce, tante patate. Alcuni cibi sono praticamente tipici capoverdiani, perché questa sera c'è la cena tipica. Comunque questo qua è agnello farcito di piselli, questo è caciupa, quindi tradizionale. Queste sono le patate rosse, ci sono tutti i vari tipi di frutta, prugna, melone, pere, macedonia. Si ripete da questa parte con zuppa di pesce, pollo stufato con totoché, crema di verdure, quei rigetti che sembrano delle zucchine, invece non sono delle zucchine. Pirao, quindi un altro piatto tipico, patate dolci al forno, vediamo il risotto dai frutti di mare e qui si ritorna di nuovo con i dolci, con semifreddo alla camoca, budino alla mandioca, couscous con miele di canna, dolci di cocco, tortino al formaggio e c'è tanta roba. Da questa parte continuano i vari tipi di insalate, carote, cetrioli, salse, salsine, cipolle, ce n'è di roba ragazzi. Qui si continua con tante altre salsine, sughetti, pasta, ci sono dei calamari fritti, risotto e frutti di mare, riso in bianco per chi vuole condirlo, caciupa. Si ripetono un po' di piatti che stavano anche dall'altra parte. Ci sono vari tipi di formaggio già tagliato a cubetti, a fette e niente, qui si prendono i piatti, qui ci sono le posate e ci si serve, si va a sedere dove si vuole. Da parte invece ci si può servire da soli e prendere acqua frizzante, acqua calda, ci sono anche il vino tinto, il vino rosé e il vino bianco e qui abbiamo la birra e tantissimi altri succhi, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Buongiorno ragazzi, cielo un pochettino nuvoloso, temperatura ottima. Adesso andremo a fare una rapida colazione e poi andremo a fare il briefing con Mattia di Veratur, vedere cosa c'è di nuovo, cosa vuole raccontarci. Sicuramente ci proporrà le escursioni che fanno qui a Capoverde, vedremo di farne alcune. Rimanete connessi, rimanete sul canale, continuate a guardare il video perché ci sarà tanto da vedere. A dopo. La zona meeting dove si prenota un'escursione e si fa il briefing delle 9, dove si svolgeranno tutte le serate di cabaret qui con Vera Club. 11:30, 5 al mattino, snack o Mezzo al paesino, dopo andiamo a vedere il pontile e dove si vedono i pesci freschi appena arrivati. Nostro caro Mattia che sta prenotando le escursioni prenotate. Abbiamo prenotato con il carissimo Mattia e abbiamo preso il buggy alle 16, quindi facciamo il giro di 2 ore dell'isola con il buggy da 1000, poi abbiamo preso il giro dell'isola con il pulmino, quindi faremo un'infarinatura totale di tutta l'isola e lunedì. Poi martedì andremo al Sunset. Adesso andiamo a uno dei bar, se non erro sono 4 bar che abbiamo qui nel villaggio. Ne hanno suggerito uno in particolare che fanno un buon caffè, quindi andremo lì a prendere questo caffettino per svegliarci un pochino. Allora, caffè appena preso, molto bella questa fontana, trasmette un po' di pace, un po' di tranquillità. Da notare che abbiamo preso il corridoio al fresco perché giustamente in video non si percepisce tutto il calore. Per fortuna c'è questo sempre venticello che ci accompagna e ci aiuta in questo percorso in direzione piscina e poi forse andremo anche verso il mare. Piacevole temperatura comunque. Questo è uno dei ristoranti a buffet quasi sempre aperto, poi lo scriverò magari giù. Allora il Tradicon è sopra e questo è un altro è un altro nome, ve lo scriverò comunque qui sotto. Siamo andati spesso a fare sia la colazione e anche la cena a buffet. Sono le card che servono per prendere le towel, gli asciugamani. Quando si arriva qui c'è il ragazzo che va a segnare la camera nostra che è la 2046, quindi una volta segnata la camera ci consegna 2 belli asciugamani puliti e profumati e a volte anche caldi. Grazie. Questo è il bar nella piscina, questa è la piscina per gli adulti, lì in fondo c'è quella più piccolina per i ragazzi, per i bambini, diciamo. Ci sono bar e sdraio, qui ci sono le docce, lavapiedi e doccia completa che bisogna fare prima di entrare
in piscina. Da questa parte c'è una delle palestre e questa è all'aperto, lì ci sono i ragazzi dell'equipe che si stanno allenando e da qui si attraversa la stradina e si esce dal villaggio. Quella è la spiaggia, quindi questo è tutto il villaggio. Ci sono più blocchi e in effetti camminando nel villaggio si ha la sensazione come di essere in una crociera. Bisogna orientarsi bene e guardare tutti i numeri e capire dove ci si trova. Questa è la stradina, quindi qua in questo momento siamo fuori dal villaggio. C'è questa stradina sterrata, non è asfaltata. Da questa parte ci sono tutte le sdraio. Questo è uno dei ristoranti che si appunto frequenta per fare diversi snack. Questo è uno dei ristoranti che si può prenotare anche per fare la cena. Noi l'abbiamo prenotata, il buon Mattia ancora non ci ha detto quale di queste sere sarà il nostro turno. Qui ci sono invece le docce, siamo sulla spiaggia, qui si fa beach volley, una sabbia abbastanza bella di color oro. Andiamo a trovare un posticino. Tutto bene? È un po' lunghetta la spiaggia. Ciao. Animazione vera tour. Ci fa un po' di fatica, ma è compresa nel prezzo. Vedo che tutte le postazioni sono già belle occupate, non ce ne sono disponibili. Attualmente non c'è neanche un lettino disponibile. Molto non bene. Queste sono le prime impressioni dei colori. Stamattina c'era un po' nuvolo, ma in questo momento il cielo è schiarito tantissimo, le nuvole sono abbastanza diradate. Devo dire così, i colori sono veramente molto belli. Pensiamo magari più tardi di trovare un lettino, ma al momento stiamo un po' qui in versione più wild, quindi ci metteremo sicuramente qui e vedremo l'acqua. Voglio toccare subito con i piedi per vedere la temperatura. È un po' bella fresca, però mi piace. Ci metteremo qui, prendiamo subito la maglietta e ci buttiamo in acqua, facciamo un test bagno per voi. Spiaggia abbastanza ampia, bagno fatto, temperatura molto gradevole. Allora, per fortuna che c'è questo venticello davvero. Guardate qua, c'è una risacca abbastanza importante, bisogna stare attenti perché appena si entra in acqua si è subito con l'acqua alta, quindi non è come quelle che siamo abituati noi. Guardate che colori, spero che si vedano bene in video. Sono dei piccoli pesciolini, niente di che. I colori più belli comunque sono in quella direzione, mettendo giustamente le spalle al sole. Quindi questa è la spiaggia di Santa Maria, siamo a sud dell'isola di Sal, Capoverde. Questo percorso lo faremo più volte in questa settimana e questa è la piscina. Stanno facendo acqua gym, attività che ho fatto una volta alle Mauritius e poi mai più. Proverò a trovare una sdraio libera, lì ne vedo due, dovremmo lavare i piedi. Io sto venendo qui a fare un lavaggio ai piedi, i signori giustamente si divertono a fare acqua gym. In modo faticoso stiamo raggiungendo la spiaggia. Ho fatto un breve bagno in piscina, non è che resisto tantissimo. Faccio vedere come sono questi ombrelloni a sdraio. Sono fatti in questo modo, praticamente ci sono due paletti in legno, un telo e delle corde, molto semplici, quindi non c'è un vero e proprio ombrellone, ma sono delle piccole tende come questa qua. Quindi qua ci si mette tranquillamente il proprio asciugamano, questo è libero l'asciugamano e qui c'è il mare. Questo posticino
per fortuna disponibile, ma soltanto perché è ora di pranzo. Molti sono andati a pranzare, ecco perché, se no altrimenti è veramente difficile trovare un posticino come questo, perché sono gratuiti, fanno parte appunto del villaggio e tutti corrono già alle 7 ad accaparrarsi, mettono subito il loro asciugamano e bloccano il posticino qua di fronte all'Oceano Atlantico. Questo era il primo bagno che facevamo nella nostra vita nell'Oceano Atlantico. Abbiamo fatto il Pacifico, abbiamo fatto l'Oceano Indiano, questo qua ci mancava. I colori stanno cambiando sempre. Lì in fondo, purtroppo in video non si vede ragazzi, ma c'è l'isola di Boa Vista. Si intravedono un po' le montagne che avete visto nel video precedente, non so se capiteranno nell'episodio numero 1, sorvolando quando abbiamo fatto lo scalo tecnico a Boa Vista. Abbiamo visto appunto l'isola dall'alto. Proverò a fare un ulteriore bagno perché comunque fa caldo, però è un caldo secco, ventilato. Abbiamo vento da ovest, guardate i colori come sono cambiati rispetto a questa mattina. Non ho visto bene l'orario, ma dovrebbe essere le 12. Abbiamo il sole praticamente a zenith. Quindi volevo approfittare per fare queste clip per farvi vedere come è cambiato lo scenario rispetto a questa mattina. Vabbè. La trasparenza del mare. L'acqua stupenda, temperatura perfetta. Cioè, Colori inconfondibili. non è né troppo fredda né troppo calda, la temperatura giusta. Neanche il clima, la temperatura. C'è un calore perfetto, anche quello. Giusto, sembra come se ci fosse un mixer per poter regolare luci, temperatura, vento, umidità. È denominata Capoverde Eterna Primavera. Allora, adesso siamo al ristorante sulla spiaggia. Qui ci sono patate rustiche, cavoletti di Bruxelles e zucca al forno. Abbiamo pollo alla stroganoff, pasta con salsa d'aglio e poi ci sono altre cose che andremo a vedere con in pentola. Allora, qui c'è una crema di verdure, fagioli neri, patate fritte e riso in bianco. Qui abbiamo invece burro, pane, olive e tutti i condimenti per fare un'insalata. Cosa fatta è fuori, dove c'è il pesce spada. Ok, andremo fuori a vedere anche l'altro resto. Allora, questo è il ristorante, quello che vi ho fatto vedere prima, sulla spiaggia. Quindi c'è un'area buffet, ci si può accomodare, i tavoli non sono tantissimi e qui invece c'è il grigliatore. Andremo adesso a prendere qualcosa e andiamo dal nostro grigliatore. Ciao! Cosa c'è di buono oggi? Niente? Pesce, hamburgeri, carne. E qui ci sono i dispenser, ognuno può prendere quello che vuole. Abbiamo pesce spada alla griglia, hamburger alla griglia, eccoli qua. Da questa parte abbiamo braciola di maiale e quindi vediamo cosa prendere. Da questa parte poi abbiamo le varie ciotole, bicchieri per poter prendere le bibite. Abbiamo del ghiaccio, acqua, mentre da questa parte abbiamo la frutta. Vedo della bella papaya che avrò sicuramente modo di mangiare tra poco, ananas, yogurt ed altri dolcetti. Macedonia. Allora, nel mio piatto di oggi c'è pesce spada alla griglia, pezzo di carne di maiale alla griglia, queste sono patate, un po' di insalata, questa è una zucca fatta a vapore o alla griglia, non lo so, un po' d'acqua. Siamo sempre qui sulla spiaggia. Morna, qualcosa del genere. Questo era buonissimo. Molto molto buono. Pesce locale. Quindi questa è la sala ristorante, qui c'è lei, lì c'è lei. E facciamo giusto 4 metri e mezzo, ci reghiamo alla macchinetta del caffè. Prendiamo subito un bel caffettino. Eccoli qua i nostri 2 caffè, abbiamo presi al bar, sono sempre inclusi nel pacchetto. Paghi solo una volta, tutto in una volta. Quando devi dare forte, Una volta. dai forte, dai una volta E basta. e basta. Buon caffè a tutti. Al bar, oltre il caffè, poi potete anche
prendere tutte le altre cose che sono qui sul menù, sempre nel pacchetto all inclusive, quindi c'è acqua, liquori, whisky, rum, brandy, ci sono anche alcuni cocktail, quelli più famosi tipo il Capirigna, Santa Maria, Pina Colada, Paradise, e ci sono anche un paio senza alcol, c'è il Palmeira e il Salinas. Noi abbiamo approfittato per prendere una bottiglietta d'acqua da portare sotto la nostra tenda e adesso continua la nostra fatica, i nostri sacrifici purtroppo continuano, che bisogna fare per un pezzo di pane. Sacrifici. Ci rechiamo alla nostra tienda faticati dopo il pasto abbastanza equilibrato, lo dico io che era equilibrato, beviamo l'acqua e poi un tuffettino subito in mare. Ok, guarda, questa scena è veramente molto bella. C'è la tenda, le due nuvolette come dipinte, facendo due cocktail Santa Maria. Santa Maria. Grazie. Ho preso un po' di succo Santa Maria, è un cocktail Santa Maria, beviamo qui on the beach. Allora ragazzi, al bar che si trova praticamente dentro la piscina si può prendere il gelato, fragola e cioccolato. Io ho preso fragola e Tiziana cioccolato. Non male. Qua inizia tutto il nostro grande villaggio, nostro per modo di dire, parte da lì, questo mega casermone a 3 livelli e siamo di ritorno. Siamo usciti dal villaggio, abbiamo percorso il tratto dall'interno, diciamo dalla spiaggia, c'era quella via che avete visto all'inizio, abbiamo girato tutta diciamo, la parte nuova, la parte più turistica di Santa Maria. Questo è l'ingresso del Salinas Sea Resort, Oasis Atlantico, poi ha tanti nomi. Questi sono i buggy che prenderemo domani. Questo che vedete sotto è praticamente il ristorante quasi sempre aperto, dove si può fare colazione, pranzo e cena a buffet e si può stare sia all'interno, come vedete da quelle vetrate, oppure anche qui all'esterno. Quello sopra è un altro ristorante che va solo su prenotazione per quanto riguarda la cena, e chi prenota l'all inclusive ha una cena a disposizione in tutta la settimana, quindi quando arrivate potete scegliere in quale serata consumare la vostra cena in quel ristorante oppure gli altri 3 ristoranti a tema. Contro la nostra volontà, no scherzo, eravamo seduti soltanto per accomodarci un pochino, siamo messi vicino alla pizzeria e la ragazza gentilmente ci ha chiesto se volevamo una pizza e ci hanno fatto una margherita veloce e niente, poi abbiamo dovuto prendere anche una birra, sempre contro la nostra volontà, però se vuoi farlo puoi anche non mangiare, puoi solo guardare o annusare. Il profumo è buono, se vuoi mangiare mangia, potresti anche non mangiare, però sta a te la scelta, puoi farlo. Andiamo a vedere cosa sta grigliando, sembra pollo alla griglia. Allora qui iniziamo con il reparto insalate, siamo sempre al ristorante a buffet. Qui abbiamo oggi anatra all'arancia, il menù cambia tutte le sere, ci sono alcune cose di base che rimangono: filetto di nasello fritto, hamburger di ceci, zucchine arrosto, carote, vichi, riso verde, questa volta abbiamo melanzane, petto di pollo arrosto. Continuiamo con patate arrosto e qui ci sono altre pietanze con zucchine, carote, insalata di riso. Giriamo dall'altra parte e andiamo a vedere cosa offre l'altro lato. Da questa parte, continuando, ci sono cipolle, olivette, patate bollite, altre insalate con i mais, olive nere che mi dicono che in natura non esistono, quindi dovrebbero essere quelle colorate, zuppa verde, fagioli con verdure, vellutata di verdure, riso in bianco, quindi uno può prendere tranquillamente il riso e fare le sue varie misture. Da quella parte abbiamo dei fagioli saltati con cipolla e peperoni, qui abbiamo la braciola di maiale alla griglia e tonno, quindi devo dire che questa sera ci sono diverse pietanze che saltano ai miei gusti. Continuerò a vedere anche da questa parte. Abbiamo il nostro chef Veratur che arriva da Lecce dove? Galatina, Taurisano. Quindi questo è lo chef, anche cuoco per la pasta, firmato Vera Club. Qui potete chiedere qualsiasi primo e lui sarà subito a disposizione
Qui nel centro abbiamo il reparto frutta e dolci. Ce ne sono tantissimi, non sto qui a elencarli. Da questa parte c'è sempre il pane, altri condimenti, burro di vario tipo, mandorle, noci, quinoa, semi di quinoa. C'è davvero tanto da mangiare. Questi sono dolcetti, tortini del cielo, tiramisù, sorbetti. Allora, da questa parte poi si continua con riso, con pomodoro, qui hanno girato il cartellino, e filetto di pesce rosso al forno, fagiolini, carne tritata, il riso in bianco non manca mai, e le varie zuppette. Da questa parte abbiamo anche affettati di vario tipo e anche, come si chiama quel formaggio? Non mi ricordo mai. Gorgonzola, e vabbè, mozzarelle e formaggi di vario tipo. Allora, da questa parte c'è pesce rosso e qua sta mettendo le nuove coscette di pollo. Questo è già cucinato, pollo, basta così. Sole, mare, sarà una vacanza bellissima, fai festa con noi al vero è arrivata per te un'estate fantastica. Buongiorno a tutti, svegliati presto questa mattina, sono quasi le 8. Questo è il nostro balcone. Dalla nostra camera abbiamo una vista abbastanza strategica. Lì in fondo c'è la hall. Qui abbiamo il ristorante asiatico che si chiama Sakura. Lì abbiamo due altri ristoranti, uno giù e uno su, che si può mangiare sia all'interno sia all'esterno. Lì c'è il palco dove fanno alcune delle attività di animazione. Lì c'è la pizzeria, un altro spazio per poter mangiare, un bar lì e l'altro bar nella piscina. Lì dove vedete quei ragazzi vicino al bar della piscina con quegli asciugamani arancioni sono appunto i teli mare o teli piscina che si possono ritirare con la card che vi daranno all'inizio del soggiorno. La nostra intenzione è appunto di andare a cambiare adesso gli asciugamani per andare ad accaparrarci il primo posto in spiaggia. Naturalmente il primo non ci sarà, perché comunque ho visto gente già alle 7:30 che correva in spiaggia a prendersi il posto, quindi prenderemo gli asciugamani, andremo in spiaggia, li metteremo sulla sdraio e poi andremo a fare colazione. Uscendo dalla nostra camera percorriamo questo lungo corridoio, le luci si accendono automaticamente al nostro passaggio, ci sono i rilevatori di movimento. Cambiamo gli asciugamani. Buongiorno. 2. Il quarto? 2046. Chiedono sempre il numero della camera per assicurarsi. Ok, questa è la piscina quando ancora non è invasa da tutti i turisti e questo è il bar all'interno della piscina. Palestra all'aperto, sdraio che si possono occupare tranquillamente. Qui abbiamo le docce, 3 docce da un lato e 3 docce dall'altro lato e anche il lavapiedi. Da questa parte poi si percorre questa piccola stradina per uscire dal villaggio, si passa da questa stradina sterrata e c'è beach volley, ristorante e spiaggia. Obiettivo raggiunto, abbiamo trovato queste sdraio, naturalmente quelle in prima fila le avevano già tutte prese. Abbiamo messo i nostri asciugamano lì per poter bloccare la nostra postazione. Nel frattempo andremo a fare la colazione. Tutti i posti in prima fila sono stati già occupati perché c'è chi si alza presto e fanno bene per prendere il posto vicino, più vicino possibile alla spiaggia. Allora, abbiamo preso un Salinas, che è un cocktail analcolico suggerito anche da altri villeggianti ospiti come noi. Qui ci sono le ragazze dell'animazione Vertour che non trovano più le palline da bocce si sono smarrite. Questo è il campo da bocce antistante al ristorante sulla spiaggia. Qui ci sono le freccette e da questa parte stanno giocando a beach volley. Devo dire che oggi, signori, il caldo si fa sentire, il caldo africano. Ci sono le docce della spiaggia e anche i bagni uomo e donna. Noi andiamo in direzione della nostra umile postazione, della nostra umile tienda. Gli altri si allenano e noi andiamo a bere il nostro cocktail analcolico.
E meno male che non c'è alcol. E in quest'ora che proprio i colori danno il loro massimo. Mamma mia ragazzi, non so se in video riuscite a percepire tutti i gradienti, tutte le escursioni dei colori che vanno appunto dal blu al turchese, al verde marino, al blu baltico lì in fondo. Vorrei provare a raggiungere quella lingua di sabbia che si trova più in fondo. Allora ragazzi, questo è il villaggio Vera Club Oasis Salinas, si trova direttamente sulla spiaggia di Capoverde, località Santa Maria, isola di Sal. Quello è il villaggio, qui c'è il bagnino, c'è tutti gli ombrelloni, ma in verità sono delle piccole tende con 2 sdraio su ogni tenda. Qui c'è la spiaggia e qui c'è il mare con questi colori veramente fantastici. Quindi ci tenevo a portarvi su questa fantastica spiaggia di Capoverde. Mi sta piacendo veramente tanto. C'è un'area di relax, tranquilla, rispetto ad altre destinazioni che ho avuto il piacere di visitare. Qui c'è un'area, ripeto, abbastanza serena. Non ci sono i così tanti beach boys come a Zanzibar, che erano, diciamo, un pochettino più diciamo, si attaccano su fino a quando non compri qualcosa dalla loro tienda, dal loro negozietto. Questo è il mare dell'isola di Sal a Capoverde. Tra poco andiamo a mangiare, appena si entra in acqua si è subito all'acqua alta. Purtroppo bisogna uscire, è ora di pranzo. Buongiorno. Ore 9:30, oggi è domenica, siamo appena usciti dalla nostra camera e ci stiamo recando in spiaggia con l'asciugamano con l'intento di accaparrarci un posto all'ombra su questa bellissima spiaggia e anche calda, quindi andiamo a perlustrare in primis le prime file. Comunque in ultima fila sì, ci stanno, abbiamo già visti un paio, però vorrei vedere davanti. Abbiamo preso per adesso la penultima fila che era disponibile. Adesso vado a dare un'occhiata alla spiaggia, al mare. Se i posti in prima fila non ce ne stanno, non è che cambi tanto, alla fine stanno 10 metri avanti, 10 metri indietro. Ci sono sempre ragazzi e ragazze capoverdiane che cercano giustamente di vendere i loro prodotti. Guardate quello in fondo lì con quella specie di kitesurf che ancora non conosco il nome, ma tutto il giorno sta qui. Questa qua è la spiaggia di Capoverde, siamo sull'isola sempre di Sal, lì è il nostro resort. Qua ci sono tutti gli ombrelloni e la gente già di buon'ora si mette qui a prendere il sole e a fare il bagno. Da quella parte lì in fondo abbiamo il famoso pontile dove ci sono appunto i pescatori. Mi sembra oggi che, essendo domenica, vedo poco movimento o magari ancora è un po' presto. Poi ci sono sempre questi ragazzi che provano a venderti i loro prodotti. Naturalmente tirano a campare, si arrangiano, questo è il loro modo di mangiare, di lavorare. I ragazzi Vera Tour sempre presenti
a tutti gli orari, anche di notte. Te li trovi alle 3 di notte, ovunque, sono sempre dappertutto. Il posto l'abbiamo preso, che fatica, la vita da turista sempre faticosa. E scherzo, naturalmente mi piace, anzi trovo sempre più che sia il mio habitat naturale stare in vacanza. C'è un bel profumo di caffè, abbiamo preso il posto in spiaggia, nel frattempo sono le 9:40, attraversiamo la piscina e andiamo in direzione ristorante per fare questa benedetta colazione, sempre che è domenica, e vediamo di trovare qualcosa di buono. Pensavo oggi di fare una colazione a base di frutta. In questi primi giorni ho fatto sempre una colazione proteica. Colazione, spero di trovare un po' di papaya, ananas, melone, un po' di anguria e acqua. Oggi mi ha preso così. Vedremo. Poi sono sempre molto cangiante nelle scelte. È possibile prenotare i massaggi. C'è il listino prezzi. I prezzi non sono sinceramente neanche tanto alti, sono in linea anzi con i nostri prezzi fatti in Europa o comunque in Italia. Questa è la sala per fare i massaggi, si possono prenotare sia qui e sia nella hall. Abbiamo dato un'occhiata l'altro giorno e ci sono massaggi da 50 minuti a 45 euro, altri 50 minuti a 55, c'è quello therapeutic massage. Però se uno non vuole magari può fare anche quello più breve, da 25 minuti a 30 euro, 25 minuti 25 euro. Da questo qua si trova praticamente piscina, ristorante, bar, e qua c'è il gazebino dove si fanno appunto questi massaggi. Questa è sempre la sala esterna, fare colazione, pranzo e cena a buffet. Questo è l'esterno, lì fanno lo spettacolo serale e da qui si entra appunto all'interno. Oggi a dire la verità c'è poca gente, per fortuna, quindi qui ci sono tutti i vari prodotti per fare colazione. In questo momento siamo nella zona salato e qui c'è la frutta. Da parte è possibile ordinare i vari pancake e non solo. Qui insalate, bacon, mais, viustolini, melanzane, uova sode. Qui ci sono anche gli hamburger e di nuovo si ripetono con gli affettati, succhi di vario tipo e anche la frutta che cercavo. Qui ci sono tutti i vari tipi di pane, integrali e non, acqua e limone, acqua e arancia. Dicevo che qui ci sono tutti i vari tipi di latte, dal latte di soia al latte di avena, ci sono anche quelli al cacao e tutti i semi e semini, cornflakes, ci sono anche le noci e a volte ci sono anche queste tortine già pronte, oltre ai biscotti. E qui ci sono appunto i vari dispenser per prendere cioccolato, acqua calda, i vari tipi di tè, bustine di zucchero, stuzzicadenti, cucchiaini vari. Alla fine, dopo aver fatto la colazione salata, Tiziana ha trovato 2 pezzi di papaya rimasti, perché comunque siamo arrivati in ritardo questa mattina, quindi questa è la piccola piscina per i bimbi. Da lì sullo sfondo c'è sempre il famoso pontile. Alla piscina dei bimbi hanno messo giustamente anche una copertura che va a tenerli abbastanza freschi. Queste sono le altre docce, piscina grande, bar all'interno e le sdraio. Le persone si rilassano. Noi stiamo lavorando. Vicino al bar trovate questa bacheca che viene tutti i giorni aggiornata con le attività di animazione in programma, con i vari orari. Quindi sapete a ogni ora cosa fanno. Tipo alle 10:50 ci sarà il club dance, alle 10:15 aerobica, 9:30 stretching e tante altre attività. Adesso stiamo andando al Morna Beach Club, che è il ristorante che sta sulla sabbia. Stiamo andando a prendere un bel caffettino espresso, sempre compreso il pacchetto all inclusive. Un'informazione di servizio: a circa un 200 metri dal villaggio c'è Atlantic Star. Praticamente c'è questo grande gazebo, questo chiosco
noleggiano tutti questi, diciamo, jet ski, appunto si possono fare diverse attività acquatiche, dalla banana a 20 euro, c'è anche la possibilità di noleggiare questi bellissimi acqua scooter. Il costo non mi sembra tanto alto, perché costa 59 euro 30 minuti, 99 euro 60 minuti. C'è anche l'esperienza per andare a vedere, per fare un po' di snorkeling a 39 euro, oppure l'esperienza kite, quindi è un corso di un'ora a 50 euro. Si trova a pochi metri di distanza dal villaggio dove siamo noi, e quindi poi lì si paga, si fa appunto questa esperienza direttamente in questo mare. Questi sono gli acqua scooter. Si può salire anche in due, e comunque anche nei pressi del pontile del mercato del pesce, anche lì ho visto degli altri acqua scooter, un'altra azienda che fa appunto il noleggio di questi sport acquatici. Ci sono tantissime attività che si possono fare qui a Capoverde. Siamo al ristorante della spiaggia, sulla spiaggia, quella è la beach, lì c'è il grigliatore, e abbiamo preso un po' di tonno alla griglia, braciola di maiale alla griglia, e poi un mix di verdure per compensare. Quindi c'è un po' di lenticchie, un po' di riso, patate, cavoletti di Bruxelles, carotine, fagiolini che non si vedono, stanno giù, poco di vino, perché come diceva, non ricordo chi, poi ve lo scrivo in descrizione, in sovraimpressione, che un bicchiere va giù ma il secondo bicchiere va su, e quindi quando va su poi non si capisce più cosa si dice, si perde il controllo del cervello. Quindi nuovamente anche a pranzo sono riuscito a trovare la papaya, e con questo ringrazio il carissimo Lorenzo, che salutiamo. Ciao Lorenzo, il nostro giovanotti, Lorenzo Cherubini, che anche lui adora la papaya. Sacrifici, caffettino espresso bollente, la tazza brucia in maniera incredibile. Ore 18, quindi se avete degli attacchi improvvisi di fame, c'è sia la pizzeria e sia la possibilità di prendere acqua e birra a volontà ai distributori. Questo è il bar vicino alla piscina. Questo è il chioschetto delle pizze, e qui c'è il ragazzo appunto che infornano e distribuiscono pizza a volontà. Allora ragazzi, questa sera siamo al ristorante a tema asiatico. Questo è il menù, sto provando a leggere in thailandese, scherzo, c'è scritto in italiano. Allora ci sarà il brodo di pesce con involtini primavera, poi avremo l'antipasto con nigiri, uramaki, uzumaki, sashimi e gonkan, piatto principale è pad thai, poi abbiamo il dessert che è una pera arrostita con spezie. Siamo al ristorante sulla spiaggia, sono gli involtini primavera, sono appena arrivati. Questa è la seconda portata che ci arriva, ed è la zuppa. È arrivata l'altra portata con nigiri, uramaki, osomaki, sariki e tanti altri. E qui c'è anche la salsina di soia. Abbiamo le nostre belle bacchette di bambù dalla Cina. Guardate la mia maestria, come mangio benissimo le bacchette, come se l'avessi sempre fatto. Il wasabi non mi ha fatto mai impazzire. Ho un retrogusto di stanzino chiuso, di vecchio stanzino chiuso, molto chiuso. Una pera cotta con spezie che non so da dove gli vengono in mente certe misture, quando poi c'è il pane e pomodoro che è fantastico. Buongiorno ragazzi, raccogliendo la biancheria che abbiamo messo ieri. Praticamente la sera prima mettiamo qui fuori asciugamani, costumi e magliette. Stamattina sono praticamente secche. Oggi è mercoledì ed è l'ultimo giorno che staremo qui. Domani abbiamo la partenza
intorno all'ora di pranzo, quindi abbiamo la giornata intera di oggi e domani metà giornata, perché alle 12 poi inizieremo già a tirare fuori tutte le valigie e quant'altro. Nella giornata il cielo è coperto, ma c'è un caldo già terribile. Sono appunto le ore 9, ci organizziamo per andare a fare colazione e poi subito al mare. Che sacrifici oggi La dura fatica del turista. del turista slash viaggiatore. Invece viaggiatore. Scrivetemi nei commenti la differenza tra viaggiatore e turista. Vediamo quanti di voi sono preparati. Adesso, dopo aver fatto il bagno in mare, stiamo andando al Morna Beach a prendere un caffè in ghiaccio, un caffettino con ice. Camminando in questo deserto, ancora non brucia del tutto perché è presto, quindi prenderemo 2 caffè e 2 bottigliette d'acqua, 2 espressi, 2 bicchieri di vetro e con il ghiaccio per fare il nostro caffettino salentino, anche se il caffè è capoverdiano e quindi proveremo a non fare casino. Vai. Eccolo qua. E beh, qualche goccina è uscita, però ci sta. Allora, questa è la nostra tenda di oggi. Stiamo facendo questi 20 passi per andare in acqua. L'audio è un po' camuffato perché ho messo la boost, come dice il caro Nicolò Balini, che salutiamo. 20 metri è qui, vabbè, saranno 20 passi. Vabbè, c'è qualche passo in più e poi ti trovi qui nell'oceano. Lì di fronte non si vede, ma nei primi giorni che era tramontana più aria gallipolina ponentina si vedeva bene Boa Vista. Questo qua è il mare, il bagnasciuga, e adesso faremo un bel bagnetto anche per voi. Siamo in acqua, siamo a Capoverde, isola di Sal, siamo all'ultimo giorno di mare. Domani mattina riusciremo sicuramente a fare nuovamente ancora il bagno, però intorno alle 11 inizieremo già a mettere via un po' di cose, perché se non erro alle 12 dovremmo lasciare il villaggio in direzione aeroporto che farà Isola di Sal, Bergamo, Orio al Serio. È stata una settimana abbastanza intensa e volata proprio letteralmente, sembra essere arrivati ieri. Ci vorrebbe un'altra settimana. In effetti 14 giorni sono un po' troppi, 10 sarebbe un buon compromesso. Vabbè, comunque ci accontentiamo, cercheremo di andare a vedere anche altre destinazioni. Un altro dettaglio che forse non vi ho detto è qui a Capoverde, cioè almeno in questa spiaggia di Santa Maria, è direttamente alta, cioè non entri gradualmente, ma il fondale è subito alto. Buongiorno amici, purtroppo è successo per davvero. È successo che siamo arrivati all'ultimo giorno di vacanza, purtroppo. Quindi tra poco lasceremo questa meravigliosa camera. Il meteo ci sta aiutando, facendo un brutto tempo. È nuvolo, questa notte ha fatto tantissima pioggia, non pioveva da tantissimo tempo. Naturalmente, come dicono loro, piove 4 giorni l'anno, ne abbiamo beccato uno noi in particolare che ha fatto il diluvio universale questa notte. È volato tutto quello che avevamo qui sul balcone, l'acqua schizzava addirittura sui vetri. Nulla, fra poco lasceremo appunto questa favolosa camera. Siamo stati molto bene, siamo al Vera Club Oasis Salinas di Capoverde, isola di Sal. Ci sono i ragazzi e i signori che sono arrivati ieri, che li vedo un po' in giro e li riconosci subito, in primis per il colore della pelle, che ancora non hanno preso colore, e poi li vedi un pochettino smarriti. Questo accade nelle prime 24-48 ore, che non si prende, finché non si prende confidenza con tutti i ristoranti, con gli orari, con le sdraio,
e quella parte appunto del villaggio al completo. Quelle che vedete lì in fondo sono tutte le tende, gli ombrelloni con le sdraio sulla spiaggia, dove lì abbiamo stazionato più volte, ma non per tanto tempo. Quello è il Morna Beach, il ristorante sulla spiaggia, e questa qua è la piscina. Tra poco lasceremo questa bellissima camera, è stata abbastanza confortevole, soltanto il materasso un pochino andrebbe sostituito e migliorato. Non adoro tantissimo i materassi a molla e poi è un po' basso per i miei gusti. Tutto l'altro resto andava molto bene, sia la pulizia, l'arredo, tutti i comfort non mancavano. Tenete presente che è sempre un 5 stelle. Appena iniziato a piovere, veramente è un evento. E ieri per 2 volte di seguito è andata via la corrente, ma non al villaggio, a tutta l'isola. Speravo che mantenesse per un pochino per fare qualche foto alle stelle, ma è tornata in meno di 20 secondi, è tornata subito la corrente. Purtroppo, comunque, vabbè, meglio così, perché c'era qualche signore nella doccia che si è spaventato. E nulla, era un evento perché poi mi hanno raccontato che i ragazzi nella hall, quando hanno visto piovere, i ragazzi capoverdiani, sono usciti tutti fuori a riprendere col cellulare, perché appunto era un evento abbastanza unico e raro. La vita qui continua tutti i giorni, ogni mercoledì, ogni giovedì arrivano aerei dall'Italia e anche dal Portogallo, perché la maggior parte dei villeggianti qui sono portoghesi e italiani, almeno in questo periodo. E tutti i giorni si ripete, tutte le settimane c'è una routine, non in questo villaggio, un po' in tutti i villaggi del mondo, però adesso ci soffermiamo a questo qua, con questa routine. Bella o brutta che sia, poi magari lasciatemi nei commenti se anche voi vorreste venire a trascorrere una settimana in questo favoloso resort. E praticamente qui non c'è il ragazzo per lasciare gli asciugamani. Stanno facendo acqua gym come sempre, caldo, stressante. Allora ragazzi, questo è l'Oasis Salinas di Capoverde, isola di Sal. Il villaggio inizia da qui, fin lì, e poi arriva lungo la spiaggia, come avete avuto modo di vedere in tutti gli altri video precedenti. Siamo purtroppo in dirittura d'arrivo, addirittura di partenza, sarebbe meglio ancora. Stiamo lasciando questo fantastico resort. Il pulmino già per mettere le valigie che ci accompagnerà all'aeroporto, che dista soltanto 16 km, è appena arrivato. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e nei commenti potete farmi qualsiasi domanda, sia su questa destinazione ma anche per altre destinazioni che vedete sul mio canale.